Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi finalmente, lo dico soprattutto alle amiche e agli amici di TikTok, vi mostrerò come realizzare questo bolero coprispalle super estivo direi, perché come notate è a manica corta e come notate ci sono questi fantastici dettagli nonché queste conchigliette che lo rendono a dir poco estivo. Lo schema è super facile e veloce, lo vedrete, ho impiegato all'incirca 100 grammi di filato di misto seta bambù per una taglia M, uncinetto di lavorazione 3,5 e poi un pacchetto di conchigliette che ho acquistato da Teddy. Questo bolero coprispalle l'ho realizzato per abbinarlo alla canotta che vi ho portato proprio la settimana scorsa. Ma sarà finita qui? Avrò abbinato qualcos'altro? Beh, dovete rimanere sintonizzati per scoprirlo. Spero che il progetto vi piaccia, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere se proverete a replicarlo e mi raccomando, se lo replichi non esitare a menzionarmi, a taggarmi nei tuoi post, nelle tue storie. Mi fa moltissimo piacere e poi sono molto curiosa di vedere le vostre versioni. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Anche per questo progetto avvieremo una lavorazione a pannello super facile e veloce a prova di principiante. Sto utilizzando del filato misto bambù seta, uncinetto di lavorazione 3,5. Potete utilizzare qualsiasi filato estivo a vostra disposizione o a vostro gusto. Ho avviato intanto un pannello rettangolare che misura 51 cm per 25 cm circa. Sto realizzando una taglia M abbastanza comoda e per adattare lo schema alla tua taglia ti basterà prendere la circonferenza delle spalle, dividere per 2 e riportare quei centimetri esattamente su un pannello. I punti di lavorazione impiegati sono semplicemente il punto alto ed il punto altissimo. Infatti ho alternato questi due punti di lavorazione per ben 4 blocchi, per un totale di 17 righe. Ma andiamo subito alla pratica, così vi dico quante catenelle ho avviato io e il multiplo del punto di lavorazione avviato. Per il mio progetto ho avviato esattamente 102 catenelle, l'ultima mi è servita per ritornare indietro a punto alto. I punti effettivi che ho sono 101, numero dispari. Infatti per lavorare il punto a rete non dobbiamo avere necessariamente un multiplo, basta avere un numero di catenelle o di punti dispari. Per il mio campioncino ho avviato 9 catenelle, numero dispari, aggiungo una decima catenella perché devo fare il primo punto alto a partire dalla seconda, che io sostituisco con i due punti bassi. Fatto il primo punto, procediamo lavorando tutte le catenelle che abbiamo avviato, o per meglio dire, nel caso del mio campioncino, 9 punti alti. Ultimo punto alto. Fatta la prima riga a punto alto, nel mio caso vi ricordo che ho lavorato 101 punti alti, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare la seconda riga a punto altissimo. Il primo punto altissimo lo sostituisco con i punti bassi, quindi uno sull'altro come a fare un punto alto, poi entro nell'asola del secondo punto basso e vado a fare un ulteriore punto basso per un totale di 3 punti bassi. Catenella di separazione, salto ovviamente il punto successivo e lavoro un punto altissimo avvolgendo il filo 2 volte attorno all'uncinetto. Entro, riprendo il filo e intanto chiudo le prime 2 asole, lo riprendo altre 2, lo riprendo e chiudo le altre 2 e questo è il punto altissimo. Catenella di separazione, ripeto, salto un punto, avvolgo il filo 2 volte, entro nel secondo punto e prendo il filo, chiudo le prime 2, chiudo le altre 2 e chiudo le ultime 2 per un totale di 3 volte. Catenella, 1, 2, salto un punto, vado nel secondo e procedo. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, ovviamente mi rimangono gli ultimi 2 punti, nell'ultimo punto vado a lavorare l'ultimo punto altissimo. E questo è il punto di lavorazione che ho scelto, semplice, veloce ma d'effetto.
Terminata la seconda riga si procede per la terza e per la quarta, ripetendo sempre lo stesso lavoro, altre 2 righe a punto altissimo. Ve lo rimostro, facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, sostituisco il primo punto altissimo con i 3 punti bassi, 1, 2 e 3. Catenella di separazione, avvolgo il filo 2 volte ed entro nel punto altissimo sottostante. E 1, e 2 e 3. Catenella di separazione e di nuovo 1, 2, punto altissimo successivo, chiudo le prime 2, chiudo le altre 2 e chiudo le altre 2, catenella di separazione, ho gli ultimi 2 punti, finiamo la riga insieme, 1, 2, 3, catenella, ultimo punto, 1, 2 e 3 e voilà. Supponiamo che ho fatto la terza riga a punto altissimo e abbiamo terminato il primo blocco. Dobbiamo continuare per il blocco numero 2, andando a ripetere la riga a punto alto e le 3 righe a punto altissimo. Come fare? Semplicissimo, fatta la catenella giriamo il nostro lavoro, nel primo punto andiamo a fare il primo punto alto, e nella catenella di separazione facciamo un punto alto, andiamo a lavorare un punto alto in ciascun punto, sia nel punto altissimo al di sotto che nella catenella di separazione. Tutto qui, proprio come vi sto mostrando. Una volta terminate tutte le righe, raggiunta l'altezza desiderata, io per esempio mi sono fermata a circa 25 cm, saranno 24, comunque poi una volta che distendiamo il nostro lavoro è normale che raggiungiamo i 25 cm, voi ovviamente se personalizzate il progetto raggiungerete l'altezza che desiderate, se non volete fare un bolerino potete fare anche una maglietta e quindi farete molte più righe, tutto varia in base ai vostri gusti. Comunque io ho terminato il mio pannello, cosa devo andare a fare? Devo andare a ricavare lo scollo. Possiamo decidere di avere uno scollo bello ampio tipo a barchetta oppure uno scollo normale quadrato. Credo che lo lascerò bello ampio. Come fare per ricavare lo scollo? È semplicissimo, andate a misurare il vostro pannello, andate a ricavare la metà, nel mio caso 25, e poi ho deciso di lasciare uno scollo da 30 cm, bello ampio a barchetta. Quindi cosa ho fatto? 30 meno 2, 15, con il metro faccio corrispondere 15 cm, segno col marcapunti e poi da qui 30 cm ed il gioco è fatto. Poi per essere ancora più sicuri vi consiglio di andare a contare i punti a destra e a sinistra. Nel mio caso ho 22 punti. Una volta ricavato lo scollo, che ci permetterà di far passare il capo attraverso la nostra testa, possiamo girare il nostro lavoro e possiamo continuarlo. Visto che ho terminato la riga a punto alto, procederò ovviamente a punto altissimo. Quindi intanto io vado a lavorarmi i primi 22 punti altissimi, compreso il punto segnato con il marker, e ci rivediamo per continuare. Bene, sono arrivata al marcapunti. Il punto segnato lo dovrei sostituire con la catenella, però come vi dicevo all'inizio, per effettuare il punto rete dobbiamo avere un numero dispari. Quindi cosa faccio? Sposto il marcapunti semplicemente per evitare delle confusioni. Quindi prendo il filo e vado nel 23esimo punto. Ok. Fatto il 23esimo punto, vado a lavorare una serie di catenelle che vanno a sostituire tutti i punti che ho al di sotto per andare a realizzare appunto lo scollo. Intanto vado a spostare il marcapunti nel 23esimo punto, 1 e 2. Anziché andare a contare tutti i punti centrali per capire quanti sono, basta fare una semplice operazione matematica. 23 più 23, 46, 101 punti iniziali meno i 46 da una parte e dall'altra parte sono 55, sono i punti che sono al centro, per cui andrò a fare 55 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 54, 55. Farai allo stesso modo tu in base al numero di punti
che ti ritrovi. Se stai realizzando invece la mia stessa taglia, segui il tutorial passo passo. Fatte le 55 catenelle, avvolgo il filo 2 volte ed entro nella 23esima catenella. Poco fa avevo spostato il marker, quindi tolgo il marker e vado a fare il primo punto altissimo di 23. 1, 2, ok, e 3. Catenella e procedo a punto altissimo, salto un punto, vado nel successivo finché non lavoro 23 punti totali, costituiti da punti altissimi e catenelle. Mi raccomando, se siete insicuri contate sempre i punti, fate sempre in tempo per correggere. 22 e 23esimo punto altissimo, perfetto. Quindi catenella, giro il mio lavoro. Sui punti altissimi ovviamente andremo a lavorare i punti altissimi a punto rete, rimango fedele alla trama di lavorazione avviata prima. Intanto vado a lavorarmi i primi 23 punti e poi vi mostro qui velocemente come proseguire, ma è facilissimo. Ho lavorato i miei 23 punti e giustamente mi trovo sulle catenelle dello scollo. Fatto il punto altissimo facciamo una catenella, ovviamente saltiamo una catenella di base, giriamo le catenelle, mettiamole sul diritto, quindi una catenella la saltiamo, 1, 2 e a partire dalla seconda proseguiamo. 1, 2 e 3. Catenella, riprendo il filo 2 volte, salto una catenella e vado nella successiva. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva. 1, 2 e 3. Catenella di separazione e si procede lungo tutte le catenelle. Avete visto? È semplicissimo. Dai, continuiamo anche da soli. Ci vediamo ovviamente al marcapunti, così vi mostro come proseguire. Poi secondo me possiamo andare anche avanti da soli, andando a ripetere tutto lo schema di prima, anche se vi devo mostrare come applicare questi accessori, queste conchigliette che sicuramente daranno un tocco in più al progetto finale. Ho lavorato l'ultimo punto altissimo che riguarda le catenelle dello scollo, mi rimane l'ultima catenella che vado a sostituire da una catenella e subito dopo ho il punto altissimo segnato con il marker, quindi faccio un punto altissimo e ripeto la sequenza di prima, catenella, punto altissimo e così via, fino a terminare tutta la riga. Insieme a voi ho fatto soltanto 2 righe a punto altissimo, poi farò una terza ed ultimissima riga sempre a punto altissimo, per poi concludere questo primo blocco della parte davanti con la riga a punto alto. Insomma, anche per la parte davanti andrò a ripetere tutto il lavoro che ho fatto per la parte dietro, quindi 4 blocchi di righe a punto altissimo e a punto alto, per un totale sempre di 17 righe totali. Come avete sentito, la parte che stiamo lavorando insieme è la parte davanti. Perché? Perché ho intenzione, come vi anticipavo prima, di andare ad applicare queste conchigliette un po' qua e un po' là. Sicuramente le applicherò a partire dalla terza riga a punto altissimo, però vi mostro come fare fin da subito. Andrò ad applicare le conchiglie mentre lavoro il punto rete. Quindi dopo aver fatto la catenella, cosa faccio? Allungo l'asola, la faccio passare attraverso la mia conchiglietta, stringo un po', prendo l'uncinetto e poi vado a fare il punto altissimo nel punto successivo. Ecco, applicherò così le mie conchigliette. Poi a vostro gusto le potete distribuire come più vi piace, vi do anche un'idea, potreste anche applicarle sulla parte finale del bolerino, perché no? Insomma, io le distribuisco sulla parte davanti un po' come capita. Quindi a questo punto vi ho detto tutto, non vi devo dire nulla di nuovo, vi riporterei direttamente alla clip successiva con il pannello davanti e dietro completato, così possiamo procedere con la lavorazione delle 2 maniche. Anzi, rifletteteci fin da subito, manica corta o manica lunga? Io ancora ci sto pensando un po', però in corso d'opera vedrò cosa fare, anche se voi già l'avete visto in anteprima. Per il giro manica basta aprire il nostro lavoro in questo modo, metterlo sul ripiano, andare a misurare la circonferenza del nostro braccio e andarla a riportare esattamente qui come ho fatto io. Quindi qui abbiamo la zona dello scollo, parte davanti, parte dietro, segniamo con i marcapunti e possiamo procedere con il nostro lavoro. Questa zona misura 27 cm nel mio caso, riprendo il filo, faccio un cappio e mi aggancio nella riga segnata col marker, esattamente in quella a punto altissimo. Intanto entro proprio nel rettangolino, vado a bloccare con una catenella e poi vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi.
Sempre nello stesso spazio vado a fare un altro punto alto per un totale di 2, poi faccio una catenella di separazione che mi va a sostituire comunque il punto alto, perché ne dovrei fare 3 visto che qui c'è il punto altissimo, ma non lo faccio. Poi quando incontro la riga a punto alto, intanto vado a fare un punto alto, allungo l'asola e vado ad inserire la prima conchiglietta. Inserirò le mie conchigliette in ciascuna riga a punto alto normale. Faccio esattamente in questo modo, molto semplice. Tiro il filato di lavorazione, riprendo il filo e faccio un altro punto alto sempre nella stessa riga. Catenella di separazione, punto altissimo, quindi 2 punti alti, catenella di separazione, altri 2 punti alti, catenella di separazione, altri 2 punti alti, catenella di separazione, incontro la riga a punto alto, quindi intanto faccio un punto alto. Allungo l'asola, prendo la seconda conchiglietta, la inserisco, riprendo il filo, entro sempre nella stessa riga e vado a fare un punto alto, catenella di separazione e procedo per le altre righe successive finché non arrivo al marcapunti. Faccio l'ultimo punto alto nell'ultima riga, faccio una catenella, metto il mio lavoro dritto contro dritto, quindi lo piego così. Mi trovo sul rovescio, passo all'uncinetto più piccolo, il 2,5, entro nel primo punto alto della manichetta, prendo l'asola e la faccio passare attraverso e intanto blocco con una catenella. Adesso andremo a cucire questa zona qui. La manichetta è stata realizzata con tanto di conchigliette. Se preferite un bolero a manica lunga, ovviamente continuate con le righe, quindi catenella e fate righe di andata e di ritorno. Una volta che raggiungete la lunghezza desiderata, eseguite lo stesso procedimento che adesso vi sto mostrando. Non cambia nulla, cambia soltanto la lunghezza della manica. Intanto posso togliere i marcapunti perché non mi occorrono più, andremo a cucire con l'uncinetto stesso questa zona. Ovviamente ho lo stesso numero di righe, quindi entrerò sia nei punti di un pannello che dell'altro. Subito dopo ho la riga a punto altissimo, per ciascuna riga a punto altissimo lavorerò 3 punti bassi, per ciascuna riga a punto alto ne lavorerò 2, per cui entro, faccio il primo, il secondo, ed il terzo, entrando proprio nel punto altissimo. E di nuovo punto altissimo, faccio sempre 3 punti, 1, 2, 3, poi ho la riga a punto alto e faccio 2 punti bassi, 1 e 2, e quindi procedo così per le righe che mi rimangono, che sono 4, ma ci vediamo alla fine. Ultimo punto basso negli ultimi punti alti. E fatto questo lavoro su una zona, facciamo una catenella, stacchiamo il filo e ricominciamo dall'altra parte ripetendo lo stesso lavoro che io ho già fatto. Qui per esempio posso fare anche 2 nodini per stringere un po', ok? E visto che io il lavoro dall'altra parte l'ho già fatto, cosa facciamo? Fatta la catenella di sicurezza, allunghiamo un po' per non sfilare il lavoro, capovolgiamo il nostro capo. In questo modo mi riporto sul dritto, ripasso l'uncinetto 3,5, entro nel punto alto che ho al di sotto, tiro il filo e vado a fare un giro di rifinitura a punto basso, così vado ad eliminare questa sorta di scalino, anche se non c'è scalino. Quindi faccio una catenella che rimane catenella, poi a fine giro diverrà un punto basso con la sola invisibile. Passo al punto alto successivo, faccio un punto basso e farò un punto basso per ciascun punto alto che ho al di sotto.
Quando incontro la conchiglia la sposto leggermente così, entro nel punto e faccio un punto basso. Passo al punto successivo e procedo. Vedrete che la conchiglietta starà al suo posto, quindi sul davanti del lavoro. Eccola qui. Quindi procedo per tutto il giro. Terminato il giro di rifinitura, fatto l'ultimo punto basso, possiamo staccare un po' di filo, ci aiutiamo con un ago e andiamo a chiudere in maniera invisibile. Questo è il risultato della cucitura, praticamente non si vede, sembra realizzata in un unico pezzo. Cucitura dall'altra parte, giro manica. E qui tutto il bordo bello che è rifinito e il nostro bolero all'uncinetto è così pronto. Volendo potreste rifinire anche la zona dello scollo, passaggio che io non farò, sono molto soddisfatta così. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che il progetto il coprispalle bolero all'uncinetto vi sia piaciuto, vi aspetto come sempre giù nei commenti, mi raccomando se lo replichi, menzionami, taggami nei tuoi contenuti social perché mi fa davvero tanto piacere e poi lo sapete, sono molto curiosa di vedere tutte le vostre versioni anche personalizzate. Per esempio, se non vi piacciono le conchiglie potreste applicare anche delle perle, delle perline o addirittura delle paillette per una versione un po' più chic, elegante. Come sempre vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, quindi mi raccomando, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanellina, così sarai prontamente avvisato ogni qualvolta un nuovo contenuto qui proprio sul nostro canale sarà online. Seguimi anche sui social, soprattutto su TikTok, per rimanere in mia compagnia ogni pomeriggio. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi, vi do l'appuntamento al prossimo tutorial, un bacino a tutti!